Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete con i Casanova Tarot, questo meraviglioso mazzo che ci riporta iconograficamente alle avventure più o meno piccanti del nostro Antonio Casanova e ovviamente ai tempi della Serenissima, nella meravigliosa e unica Venezia. Allora, quest'oggi che cosa appunto andremo a chiedere a questo mazzo così particolare, così bello? Lo rivedrò? Staremo di nuovo insieme? E lui ha voglia di vedermi? Cosa pensa di me in questo momento? Come sta vivendo il non vedermi? Che cosa ha intenzione di fare? E soprattutto, a livello pratico e concreto, che cosa appunto farà questa persona? E ovviamente anche il consiglio degli arcani, che ovviamente a mio avviso in una stesa tarologica non deve mai mancare. Oggi dunque, come avrete capito, effettuerò appunto una stesa a 10 carte, quindi 2 carte per il presente in riferimento alla personalità del vostro lui, come sta reagendo al vostro stare distanti, non vedervi. Altre 2 carte in questa posizione che ci parlano appunto di cosa lui pensa di voi, cosa pensa che voi pensiate in questo momento di lontananza. In questa posizione 2 carte che ci parlano dell'intenzione di questa persona, su come si muoverà dunque a breve. Posizione centrale, il responso, l'esito, quindi che cosa farà concretamente questa persona, ed infine in questa posizione ovviamente di base fondamentale cosa dovremmo e non dovremmo fare nella situazione per ovviamente cercare di trarne il massimo vantaggio. Quindi è una stesa molto bella che io amo particolarmente come modalità, come metodologia. L'ho usata meno ovviamente sul canale proprio perché comunque richiede diverso spazio e comunque anche diverse carte, quindi 10 carte, però a mio avviso in questo caso ne vale assolutamente la pena. Questa è una modalità che può essere utilizzata anche e viene spesso utilizzata per i ritorni, quindi per cercare di capire obiettivamente come una persona sta vivendo l'allontanamento dal suo amato o dalla sua amata, che cosa pensa di fare e che cosa obiettivamente farà. Allora, io inizio a mescolare il mazzo e dunque per il principio di sincronicità cerchiamo di capire la persona con la quale voi avete una storia, una frequentazione, come si muoverà prossimamente o comunque, ragazzi, nei tempi indicati chiaramente dalle carte, come si muoverà e se si muoverà per potervi rivedere dunque come sarà il vostro incontro. Vediamo un po'. Persona che ovviamente non vedete da un po' di tempo per le motivazioni più disparate, che poi ovviamente verranno analizzate caso per caso nella stesa, perché sapete che io come sempre vi fornisco poi tutte le specifiche del caso a seconda ovviamente delle varie vicissitudini che appunto state vivendo. Vediamo un po'. Perfetto. Perfetto. Allora, io il mazzo lo lascio, vediamo un po', in questa postazione. Ah, ok, perfetto.
Vediamo un po'. Sì, sono riuscita a trovare lo spazio giusto, più o meno, dai. Allora, iniziamo con la prima posizione, ossia la personalità di quest'uomo, quindi obiettivamente come sta vivendo, come sta reagendo in qualche modo a questo momento di lontananza da voi. Quindi se ovviamente vi sta pensando, come vi sta pensando e appunto come sta vivendo questo preciso momento. E qui abbiamo allora 10 di denari e il re di denari. Allora, qui vedete, ve lo faccio vedere meglio, 14° arcano minore, perché come anche in altri mazzi, non è solo il caso dei Casanova Tarot, ovviamente la numerazione non si ferma al 10 di denari, coppe, bastoni e appunto spade, ma prosegue con l'11° arcano minore, fante, 12° cavaliere, 13° regina, 14° re. Allora, in questo caso, qui abbiamo una persona che sta svolgendo in maniera impeccabile o vuole svolgere in maniera impeccabile quelli che sono i suoi compiti, che lui reputa essere i suoi compiti. Il re di denari solitamente è una persona impegnata o comunque una persona che ha dei doveri nei confronti di qualcuno o di qualcosa. Dunque, nel momento in cui chi segue questa stesa ha chiesto di una persona impegnata, questa è una persona che si sta occupando, guardate qua, 10 di denari, del nucleo familiare e da buon re di denari sta cercando di assolvere al meglio possibile quelli che sono i propri compiti. Sta cercando di portare avanti egregiamente, con rispetto, quelli che sono i propri doveri. Dovere di compagno, dovere di padre, perché solitamente il re di denari è anche, potrebbe essere anche padre, o comunque di capofamiglia. Questa è una persona che tiene molto al proprio ruolo, cioè una persona che si sente, vi ripeto, in dovere di tutelare, sorreggere la sua famiglia. Nel caso in cui voi abbiate una storia con una persona non impegnata, che sapete non essere impegnata, chiaramente è una persona che comunque si sta dedicando in questi giorni o per esempio alla sua ex famiglia, nel caso in cui sia stata una persona sposata, potrebbe trascorrere del tempo con i figli, per esempio avuti da un precedente matrimonio, oppure si sta occupando della sua famiglia di origine. Il 10 di denari, come tutte le carte di grado 10, per esempio anche il 10 di coppe, ci può parlare di un ambiente domestico, quindi di un ambiente familiare, dell'ambiente casa. Quindi non è un 3 di coppe, non è una persona che in questo momento sta facendo baldoria, ok? È una persona che sta cercando di mantenere la calma, l'equilibrio, la razionalità, in modo da non inesprire nessun rapporto che possa avere in ambito familiare. Quindi sta cercando l'equilibrio. Ragazzi, i denari ci parlano di equilibrio, ci parlano di terra. Non per niente, ovviamente, le carte di denari sono generalmente appunto abbinate ai segni di terra, Toro, Vergine, Capricorno. Ok? Quindi questa è una persona che potrebbe addirittura o avere il segno appunto zodiacale appartenente ad uno di questi tre, quindi potrebbe essere della Vergine, del Toro, del Capricorno, oppure averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco di questi segni zodiacali nei pianeti che strutturano la personalità. Quali sono questi pianeti? Sono ovviamente, per quanto riguarda l'amore, la gestione emotiva, Venere e la Luna, quindi come gestisce i sentimenti, le emozioni. Potrebbe avere per esempio una Venere in Capricorno e una Luna in Toro o in Vergine. Altri due pianeti fondamentali sono Mercurio e Marte. Quindi potrebbe in questo momento vivere
un, diciamo, periodo di raffreddamento, diciamo così, dei propri bollenti spiriti, potrebbe in questo momento star castrando i propri desideri, difatti non vi sta vedendo, ma proprio perché sta prevalendo la razionalità. Quindi Marte, che rappresenta l'eros, la passione, potrebbe appunto essere in Capricorno, che quindi soggiace molto alla logica e alla razionalità, oppure Mercurio in Vergine. D'accordo? Se avete occasione, ovviamente, di consultare le effemeridi e ovviamente di conoscere precisamente la data e il luogo di nascita di questa persona, con anche ovviamente l'orario preciso di nascita, dovreste rendervi conto che è una persona che potrebbe avere appunto un tema natale ricco di questi segni di terra nei pianeti principali. Quindi vi ripeto, in questo caso questa è una persona che si sta dedicando a tutto ciò che lui reputa gli sia di dovere, quindi famiglia, figli, magari anche purtroppo ex moglie. Ma qui non c'è trasporto emotivo, qui non parliamo di un re di coppe, ragazzi, attenzione, non parliamo di un re di bastoni, non desidera un'altra donna, semplicemente sta cercando di mantenere l'equilibrio dato con questa persona. Perché però? Perché è un re di denari, abbinato ad una carta di denari. Che cosa significa? Che questa è una persona che ha una scala di priorità, come tutti noi ovviamente, ma lui, a differenza di molti di noi, al primissimo posto mette il denaro. Quindi questa è una persona che, pur di non avere grossi scossoni da un punto di vista economico-finanziario, farebbe di tutto. Quindi è una persona che, nel caso in cui abbia una ex moglie particolarmente tremenda, cerca di non inasprire i rapporti con lei, quindi magari dedicandosi ai figli. Oppure, nel caso abbia una famiglia d'origine particolarmente pesante e invadente, anche in questo caso cerca di non creare litigi o conflitti. Nel caso in cui ovviamente sia una persona impegnata, ragazzi, logicamente è facilmente deducibile il fatto che questa persona non voglia essere assolutamente scoperta. Ok, quindi il re di denari ci parla di un uomo che ama assolutamente la stabilità, che per il proprio benessere sarebbe capace delle più grandi menzogne. È chiaro che è una persona che spesso viene anche portata a dare via libera ai propri impulsi, perché comunque parliamo di denari, quindi materialità. Ma vi ripeto, nel caso in cui questa persona in questo momento possa scegliere tra il rischiare di vedere voi e il rimanere con la compagna ufficiale, questa persona non si muove, rimane con la compagna ufficiale in questo momento. Proprio perché ha il terrore di vedere sgretolarsi sotto i suoi piedi quel benessere, quella tranquillità che per lui è fondamentale. Non parliamo di una tranquillità sentimentale, di una tranquillità emotiva, no, perché qui parliamo di un re di denari e abbiamo un 10 di denari. Quindi è chiaro che è una persona che, vi ripeto, mette in secondo piano l'amore vero, che appunto siete voi, ma obiettivamente questa persona castra addirittura anche i suoi desideri pur di non creare problematiche di alcun genere. Il 10 di denari, vi ripeto, ci parla di famiglia, di ambiente casa, ma potrebbe anche parlarci di appunto ambiente natio, quindi potrebbe questa persona essere partita per poter raggiungere per esempio la sua famiglia o un ambiente che questa persona frequentava da quando è piccolo, quindi un ambiente a cui lui è molto affezionato. Ma vi ripeto, parliamo di un 10 di denari, quindi non parliamo di amici, non parliamo di crociera, di divertimenti, qui parliamo di una persona che si sta dedicando a qualcosa che per lui è molto importante. D'accordo? Quindi è una persona che ci tiene particolarmente. Il 10 di denari ci può ovviamente anche parlare non solo dell'ambiente casa propriamente detto, ma anche di un ambiente casa da un punto di vista metaforico, cioè un luogo, vi ripeto, che per questa persona è casa, cioè l'ambiente che frequenta quotidianamente.
Quindi, per esempio, un'azienda, una ditta, un luogo di lavoro, una fabbrica, una società, un luogo fisico in cui questa persona si reca quasi ogni giorno e che questa persona reputa addirittura la sua seconda, se non addirittura la sua prima casa. E ovviamente potrebbe in questo momento, perché parliamo di denari, occuparsi particolarmente, vi ripeto, di, per esempio, denaro, commercio, transazioni finanziarie. Potrebbe occuparsi, per esempio, anche della compravendita di un immobile, oppure di un'eredità, della spartizione di un'eredità. Quindi potrebbe occuparsi di denaro, quindi potrebbe lavorare tanto in questo periodo, oppure potrebbe dedicarsi a degli affari che ovviamente gli fruttano denaro. Ma è comunque qualcosa di importante. Non c'è il matto, vi ripeto, non c'è il 3 di coppe. Quindi non stiamo parlando di una persona che è lontana da voi perché si sta divertendo un mondo da tutt'altra parte. Qui parliamo di una persona che si sta occupando di qualcosa che per lui può essere fondamentale. Quindi o la famiglia che ha in essere, nel caso in cui sia una persona impegnata, o la famiglia di origine, nel caso in cui sia una persona appunto libera, oppure il suo ambiente professionale e si sta occupando appunto di far soldi e ne sta facendo parecchi. Ci sono molte attività commerciali che proprio nel periodo natalizio raggiungono dei profitti piuttosto elevati. Quindi potrebbe appunto occuparsi di questo, oppure, vi ripeto, come quarta casistica, potrebbe occuparsi appunto di un'eredità o della compravendita di un appartamento, di terreni, di fabbricati. Comunque una persona che si sta occupando di soldi, che sta facendo di tutto per comunque cercare di mantenere intatto il proprio patrimonio. Quindi non andando per esempio a rischiare, per esempio mandandovi quel messaggio di troppo nel caso in cui per esempio sia una persona impegnata. D'accordo? Però vi ripeto, abbiamo un re di denari e abbiamo un 10 di denari, quindi non è una persona che sta godendo di grande salute, perché comunque l'eccesso di stabilità porta anche alla noia. Quindi è chiaro che questa persona non sta dando libero sfogo ai suoi sentimenti, non abbiamo coppe, né ai suoi desideri, non abbiamo bastoni. Questa è una persona che sta ragionando, qui c'è una razionalità che ha completamente preso piede, o comunque, vi ripeto, si sta occupando di questioni economico-finanziarie che però gli andranno a fruttare e che gli stanno fruttando tanto denaro, Quindi obiettivamente potrebbe, vi ripeto, occuparsi di un'attività commerciale molto redditizia proprio per esempio durante le festività. D'accordo? Quindi non è una persona felice di non vedervi o di non stare insieme a voi, assolutamente no, ma è una persona che non può fare altrimenti, perché ha un obiettivo. Brutto da dire? Il suo obiettivo è il denaro, quindi sta mettendo da parte desiderio, erotismo e sentimento. Però chiaramente nel caso in cui sia una persona impegnata, penso che la cosa possa comunque farvi un minimo di piacere, perché chiaramente non mi è venuto un asso di coppe con il 10 di denari, quindi non mi viene una persona particolarmente affezionata alla compagna o comunque legata al proprio ambiente, al proprio nucleo familiare. Mi viene una persona che sta comunque ragionando e che ha anteposto il proprio benessere economico ai sentimenti. D'accordo? Quindi non è assolutamente una persona presa, innamorata, con una forte carica erotica, assolutamente no, anzi la sta castrando. E ovviamente sta aspettando il momento giusto per agire. Perché dico questo? Perché il re di denari, come anche il re di spade, rappresentano appunto tra i 4 re i più furbetti. Ossia, agiscono non appunto sotto l'impulso né del desiderio né del sentimento, come invece accade per il re di bastoni e il re di coppe, ma agiscono ragionando tanto. Quindi sta ragionando e sta programmando cosa è il momento giusto per potervi vedere, per potervi incontrare e quindi finalmente dare libero sfogo a quelli che sono
dei bisogni prettamente fisici. Lo sta pensando? Assolutamente sì, perché i re rappresentano comunque una progettualità che ovviamente concerne il futuro e la consultante. Quindi comunque questa persona nella vostra vita c'è e vuole esserci. Ha dovuto semplicemente in questo momento, vi ripeto, fare una scelta, ok? Però ha tutte le intenzioni di portare comunque avanti la relazione con voi, quindi non ha assolutamente intenzione di interromperla per nessuna ragione. Anzi, vi ripeto, molto furbamente sta cercando di capire quale possa essere il momento migliore, il momento più giusto per poter, tra virgolette, diciamo, agire e appunto potervi rivedere. In questa posizione, quindi queste due carte, di cosa ci parlano? Ci parlano di quello che lui pensa di voi. Cioè, in questo momento, questa persona che cosa pensa e ovviamente prova per voi? Cioè, pensa che voi lo stiate aspettando? Pensa che voi stiate male? Pensa che voi siate arrabbiate? Che cosa pensa questa persona in riferimento ovviamente a voi? Cioè, come immagina questa persona il vostro stato d'animo? Standogli ovviamente lontano, perché è chiaro che questa persona sa che, vi ripeto, per il momento non può fare altro, proprio perché appunto le sue necessità in questo momento sono particolarmente diverse. E qui abbiamo la temperanza e abbiamo ancora un re, questa volta il re di bastoni. Perfetto, perché abbiamo visto appunto sino ad ora che appunto il re di denari rappresenta un uomo assolutamente non interiormente, emotivamente, ma anche eroticamente impegnato a godere di questi giorni lontano da voi, anzi, vi ripeto, è una persona che si sta castrando, e ovviamente invece nella figura di uomo potente, desideroso, mi viene ovviamente nella posizione che riguarda voi, quindi questa è sicuramente un'ottima notizia, proprio perché appunto qui abbiamo il re di bastoni. Quindi di nuovo, come potete vedere, 14° arcano. E ovviamente qui abbiamo la carta della temperanza. Allora, in questo caso, la carta della temperanza ci parla sicuramente di un'immagine che quest'uomo ha di voi, di donna molto matura, di donna saggia, di donna discreta, di donna che, come potete vedere, sta aspettando, sta anelando, sta desiderando profondamente di vederlo, ma non vuole precorrere i tempi. Quindi comunque vi vede come una donna assolutamente rispettosa. Vi vede come una donna che ha rispetto per lui, ha rispetto per i propri tempi, come una donna che sa aspettare appunto il momento giusto e che sa ovviamente goderne, senza accelerare i tempi, perché la carta della temperanza rappresenta tempistiche lunghe, assieme appunto all'eremita e alla giustizia, che grosso modo rappresentano gli arcani maggiori che hanno tempistiche più lunghe, ovviamente. In questo caso, la carta della temperanza ci parla appunto di una donna che ha voglia, sì certo, di vederlo, che pensa che in qualche modo il rivedervi possa appunto rappresentare la guarigione per quanto riguarda appunto magari un'interiorità messa alla prova, perché comunque sa che voi sicuramente avete mancanza di lui, ma sa anche che lo state aspettando, perché appunto subito dopo la carta della temperanza c'è appunto lui, quindi il re di bastoni. Quindi obiettivamente questa persona sa che comunque voi state aspettando e desiderando di vederlo, di vedere lui, ma state aspettando notizie da parte di lui, perché è lui che in qualche modo deve portarvi appunto notizie. Quindi questa persona sa, o comunque ha il forte sospetto, che non sarete voi in qualche modo a spingere sull'acceleratore per poterlo vedere, ma sa che sarete in grado di attendere il momento giusto e soprattutto attendere una sua mossa. Proprio perché, vi ripeto, come ci suggerisce la carta della temperanza, questa persona sa che voi sapete aspettare il momento più giusto e soprattutto accettate il fluire degli eventi, soprattutto in questo periodo. Cioè questa persona vi vede come una donna molto comprensiva, certo che desidera, assolutamente sì, anelante, voluttuosa,
ma che comunque sa aspettare e che sa essere, vi ripeto, discreta. Una persona che non ha intenzione di creargli problematiche che lui assolutamente, come vi dicevo da tipico re di denari, assolutamente non apprezzerebbe. Quindi è una persona che comunque sa che su di voi può contare, perché la temperanza parla di calma, di moderazione, di pazienza, di serenità, di pace, di grande comprensione e ascolto. Quindi non vi vede solo come una donna molto bella, vi ripeto, ma anche obiettivamente come una donna molto paziente, una donna intelligente, una donna empatica che sa capire. Quindi evidentemente nel caso in cui questa sia una persona impegnata, lui sa che ovviamente a livello razionale siete consapevoli di questo momento di distacco e quindi obiettivamente è assolutamente convinta questa persona che saprete attendere il momento giusto, il momento in cui lui appunto si farà vivo. Questa persona sa che voi lo desiderate, ma sa anche che voi siete assolutamente certa del desiderio che lui ha per voi, perché di fatti voi lo vedete come un re di bastoni. Cioè voi sapete che lui vi desidera tanto quanto voi desiderate lui. Cioè tra di voi ragazzi c'è un feeling fisico, erotico che è incredibile e quindi lui sa che voi sapete che comunque fra di voi c'è questo feeling carnale molto importante che vi ha da sempre legato e che vi legherà. Anche nel caso in cui sia la storia, il rapporto con una persona libera, questa persona comunque assolutamente consapevole che evidentemente più state distanti e più vi desiderate, più avete voglia di vedervi, di stare insieme. Che questo non porta voi a demordere, non c'è una torre, ok? Ma questa persona è assolutamente consapevole che avete tutte le qualità giuste per poter stare al suo fianco. Perché la temperanza ci parla proprio dell'angelo della temperanza, quindi della virtù, anzi delle virtù che ogni uomo cerca in una donna. Quindi guardate ragazzi che questa persona ha un'idea di voi molto bella, molto molto bella, un'idea di perfezione, anche di purezza, perché la temperanza, vedete, ci parla di una donna che comunque sa essere fedele e attendere la persona che ama. Quindi non è una donna circondata da altre persone. Per esempio, anche in questo caso non mi viene un 3 di coppe, ma viene una persona che sa che voi state comunque aspettando voluttuosamente di rivederlo, ma che obiettivamente non avete nessuna intenzione di sostituirlo con altri uomini, perché sa che nel vostro cuore c'è lui. Sì, d'accordo, è un uomo particolarmente convinto di sé, potreste giustamente obiettare. Certo, è un uomo che ha tante sicurezze per quanto riguarda voi, il vostro comportamento, i sentimenti che provate per lui. Però è anche vero che vivere sempre di paura non conduce necessariamente un rapporto, ovviamente, ad un grande successo. Cioè comunque rendere il proprio compagno o comunque l'uomo che si sta frequentando sempre molto insicuro e con la paura di perdervi non è alla lunga un comportamento che può portare al successo. Anzi, per molti uomini il fatto di sapere che comunque voi siate fedeli al sentimento che provate per lui e siate quindi una donna virtuosa è un elemento fondamentale che può far veramente pendere l'ago della bilancia per voi in riferimento a qualsiasi altra situazione o a qualsiasi altra donna, nel caso in cui sia una persona impegnata. Quindi è chiaro che questa persona vi vede sicuramente non come una donna sottomessa, attenzione, ma come una donna comunque che sa comprendere. Quindi sa che siete una donna intelligente. Non siete una donna capricciosa, non siete una donna che in qualche modo buttate all'aria tutto per qualche giorno di lontananza. Questa è una persona che si fida molto di voi e sente di poter vivere con leggerezza e spensieratezza il rapporto con voi. Ma c'è anche una bella notizia, perché il re di bastoni,
Quale altra caratteristica ha, oltre ad essere, vi ripeto, un uomo molto desideroso, focoso, acceso, passionale? È anche un uomo che è molto onesto e leale, altrettanto di voi. Quindi è chiaro che quest'uomo è fedele a voi esattamente come voi lo siete a lui, perché il re di bastoni e il re di coppe rappresentano l'amato, quindi l'oggetto della stesa o comunque l'uomo amato dalla consultante, che ricambia non solo il sentimento e il desiderio in questo caso, ma anche la fedeltà. Quindi anche nel caso in cui questa persona sia impegnata, vi ripeto, non immaginatevi fuoco e fiamme con la compagna, anche perché ve l'ho detto che mi viene come re di denari in questo caso, quindi una freddezza abbastanza profonda con il proprio ambiente familiare. Qui abbiamo un uomo che desidera voi, che sta attendendo voi tanto quanto voi state attendendo lui, ed è un uomo fedele a voi. D'accordo? Quindi non mi viene comunque una figura maschile, un'energia maschile pronta a sostituirvi con altre presenze o comunque eventualmente la compagna ufficiale. Qui abbiamo sicuramente una figura maschile, un'energia maschile molto pulita, se non altro appunto negli intenti, nei sentimenti e nella progettualità. Allora, vediamo a questo punto in questa posizione che cosa questa persona ha intenzione appunto di fare nel futuro. Quindi a breve, come questa persona ha intenzione di muoversi per cercare ovviamente di in qualche modo sistemare la situazione e eventualmente sbloccare questo momento di stagnazione. Mi stavano cascando le carte. Allora, qui abbiamo la ruota, ragazzi, che carta meravigliosa, fante di bastoni. Questa persona ha intenzione di chiamarvi. Ecco qua. Allora, ve lo dicevo che questa è una persona che desidera voi, è molto fedele comunque a quello che pensa e ovviamente prova per voi. Allora, in questo caso, questa persona approfitterà, ruota, di un momento di cambiamento, comunque di un momento favorevole, per potervi mandare per esempio un messaggio, scrivere, fante di bastoni, e per potervi appunto vedere, perché parliamo di bastoni, cioè concretezza, pratica nell'agire. Quindi questa è una persona che vi manderà un messaggio con finalità incontro. Vi ripeto ragazzi, non è un fante di coppe, quindi non vi aspettate la classica serenata, d'accordo? È comunque una persona che si farà sentire sicuramente perché ha voglia di vedervi, perché avrà voglia di incontrarvi e perché vi desidera. Parliamo di bastoni, ma qui abbiamo un meraviglioso appunto re di bastoni. Di conseguenza per questa persona il momento ovviamente dell'autolimitazione, della castrazione è finito, perché arriverà, vi ripeto, un momento particolare dato proprio da questa ruota di fortuna, per cui appunto questa persona riuscirà a cogliere al volo un'occasione e ovviamente questo gli permetterà, vi ripeto, di portarvi notizie. Sicuramente qui non ci sarà un gran dialogo perché parliamo di ovviamente bastoni, quindi questa persona evidentemente vi scriverà o vi chiamerà con ovviamente modalità particolarmente veloce, proprio per potervi semplicemente organizzare, ma vi farà capire che questa persona ha voglia di vedervi. Parliamo della ruota di fortuna, quindi nel momento in cui ci sarà il cambiamento di determinate condizioni ambientali, pratiche, che ovviamente circondano quest'uomo. Quindi per esempio, nel caso in cui abbia trascorso queste festività con la propria famiglia di origine, nel momento in cui lascerà per esempio il luogo natio, oppure nel momento in cui sia una persona impegnata, per esempio nel momento in cui la compagna ufficiale tornerà al lavoro dopo appunto magari delle vacanze natalizie,
oppure nel momento in cui sia una persona molto impegnata in ambito professionale, nel momento in cui potrà assicurarvi di vedervi e quindi non ci saranno più ovviamente intoppi ed ostacoli. Quindi devono cambiare, perché la ruota di fortuna rappresenta proprio un cambiamento, delle condizioni presenti, concrete e empiriche in cui sta vivendo in questo momento, in questi giorni, in questo periodo questa persona, e dunque questo permetterà a quest'uomo di farsi avanti e quindi di proporvi un incontro, ma ne approfitterà al volo perché è una carta di cambiamento. Tra l'altro la ruota ci parla sicuramente di tempistiche molto veloci e ovviamente tempistiche altrettanto veloci garantite dai fanti. Tutti i fanti rappresentano comunque notizie nel breve tempo, ma ovviamente fante di bastoni e fante di coppe ancora più velocemente possibile. Quindi sicuramente voi vedrete questa persona o comunque inizierete a sentire questa persona, proprio per in qualche modo mettervi d'accordo e organizzarvi circa il vedervi. Ma se non altro qui avrete comunicazioni. In queste comunicazioni, vi ripeto, questa persona potrebbe parlarvi di questo cambiamento. Cambiamento ovviamente però favorevole a voi, non c'è una torre, ok? Quindi è una ruota di fortuna. Quindi questa persona vi parlerà di un cambiamento intercorso, vi ripeto, nella sua vita, da un punto di vista magari anche familiare, economico, professionale, che in qualche modo andrà a favorire voi e il vostro vedervi. Quindi questa è una persona che ha tutte le intenzioni, vi ripeto, non solo di vedervi, ma anche proprio di contattarvi, quindi aspettate a breve, entro qualche giorno, qualche settimana al massimo, notizie da parte di questa persona, che coglierà, vi ripeto, al volo una determinata situazione. Questo chiaramente lo porterà a farsi di nuovo viva con voi o comunque porterà questa persona a proporvi un incontro. Quindi sicuramente questa persona vi proporrà un incontro. Nel momento in cui però, vi ripeto, ci sarà questo cambiamento importante per quanto riguarda le condizioni economiche, per esempio professionali piuttosto che familiari, in cui questa persona sta vivendo appunto in questi giorni. Condizioni che però in qualche modo possono appunto bloccare in questo momento il vostro vedervi. Però vi ripeto, le intenzioni di questa persona sono assolutamente di approfittare di un cambiamento e di immediatamente scrivervi o comunque contattarvi. Vediamo a questo punto in questa posizione appunto centrale, l'esito finale, cioè obiettivamente che cosa accadrà tra voi e questa persona. Quindi, che cosa accadrà da un punto di vista concreto, cioè se ci sarà questo incontro, se questa persona appunto vi scriverà, se questa persona effettivamente vi proporrà questo incontro e se appunto finalmente riuscirete a vedervi. Allora, in questo caso, ma certo, allora abbiamo il 2 di coppe e l'asso di bastoni, sicuro come l'oro. Allora, vi vedrete assolutamente, tra l'altro ci sarà un incontro molto 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 bello, un incontro che obiettivamente, vi ribadisco quello che vi ho detto appunto con il fante di bastoni, necessiterà primariamente di una certa organizzazione, cioè voi vi organizzerete al meglio per cercare appunto di vedervi. Vi ribadisco le comunicazioni perché qui abbiamo un asso di bastoni, quindi a breve vi arriveranno delle comunicazioni da parte di questa persona che appunto vi parlerà della modalità che lui reputa migliore, più efficace per potervi vedere, quindi dove, come, quando potervi incontrare, e finalmente ci sarà il 2 di coppe, quindi il rivedervi, lo stare di nuovo insieme. Il vostro incontro, vedete appunto come questi amanti che si stanno appunto abbracciando in maniera così passionale, avverrà appunto in un ambiente generalmente casalingo, oppure comunque in un ambiente isolato. Cioè il 2 di coppe non ci parla di mondanità, il 2 di coppe ci parla di un incontro importante che ovviamente rappresenterà una sorta di tête-à-tête tra voi e questa persona.
Cioè questa è una persona che vuole vedervi per godere di voi e del vostro sentimento. Il 2 di coppe ci parla anche di screzi superati, di riappacificazione, di affinità, di grande passione. Il 2 è il numero della coppia, ragazzi, per eccellenza, e le coppe rappresentano il seme dell'amore. Quindi è chiaro che l'attrazione erotica tra voi e questa persona sarà a 1000 e c'è ovviamente il chiaro trionfo del desiderio. Ma non solo però, perché parliamo anche di coppe. Quindi questa persona vi parrà molto emotivamente e sentimentalmente presa, forse come non l'avete mai vista. Quindi il vostro incontro sfocerà sicuramente in un rapporto molto passionale e vi posso assicurare che questa persona potrebbe proprio parlarvi anche di un voler costruire qualcosa con voi in maniera molto più seria e duratura. Quindi attenzione anche alle comunicazioni che questa persona potrebbe farvi, perché saranno comunicazioni importanti che mirano alla coppia, perché il 2 di coppe con l'asso di bastoni o comunque con qualsiasi carta di bastoni, il 2 di bastoni, il 3 di bastoni, 4 di bastoni, ci fa pensare generalmente ad un rapporto di coppia in divenire. Quindi questa persona potrebbe parlarvi, o comunque cercate di leggere tra le righe, questa persona potrebbe appunto confessarvi di voler creare qualcosa in più con voi. Quindi non lasciare tutto solo alla mera passione. Quindi vi ripeto, ci sarà complementarietà, idee in comune, molta galanteria, romanticismo, seduzione. E vi ripeto, sarà un momento di grande felicità. Quindi qualsiasi disaccordo voi potreste avere in questo momento affrontato con questa persona, ovviamente a causa proprio del non esservi, per esempio, magari visti, questa persona vi posso assicurare che farà di tutto per farsi perdonare. E i vostri progetti verranno assolutamente realizzati. Questa persona deve semplicemente organizzarsi, perché vedete, l'asso di bastoni ci parla proprio di passione, di desiderio, ma anche, vi ripeto, della vittoria di un sentimento, di desideri, di sensualità, di erotismo, tutto ciò che questa persona vuole vivere e condividere con voi, perché questa è una persona molto attratta da voi, ma è anche una persona che prova un gran sentimento per voi. Il 2 di coppe è la carta della coppia, ragazzi, è la carta dell'idillio, della celebrazione. Quindi sicuramente questa è una persona che saprà darvi tanto, forse vi ripeto come non ha mai fatto. Vedrete questa persona molto più presente nell'ambito del rapporto e questo rappresenterà appunto una sorta di punto di partenza, una creazione, una nuova impresa, un nuovo inizio. Sicuramente potrebbe essere anche un incontro particolarmente piccante in cui questa persona potrebbe in qualche modo anche divertirsi a stuzzicarvi, perché il 2 di coppe, come anche il 2 di bastoni e il 2 di denari, ci parla comunque da un punto di vista, diciamo, fisico ed erotico, dei giochi, anche un po' libertini, che questa persona potrebbe mettere in atto per scoprire e vivere nuove esperienze con voi, perché voi siete lo stimolo per eccellenza di questa persona, uno stimolo nell'abbondanza. Quindi sicuramente questa persona si impegnerà tantissimo proprio per riuscire a stare con voi, per potervi vedere e, vi ripeto, godere di momenti romantici ma anche piccanti con voi. Quindi, per esempio, potrebbe chiedervi di vedervi in un ambiente, vi ripeto, sicuramente isolato, dove poter stare da soli, ma magari in cui non siete mai stati. Quindi è una persona che ha voglia di vivere quelle sensazioni fisiche che fino ad ora, vi ripeto, ha dovuto castrare con questo re di denari e 10 di denari. Quindi vi ripeto, qui si tratta solo di mettersi d'accordo, organizzarsi e poi voi finalmente incontrerete questa persona. Il 2 di coppe è la carta per eccellenza dell'incontro, del vedersi, del brindare, del fare qualcosa insieme
proprio per poter, vi ripeto, godere di un sentimento che questa persona sente assolutamente reciproco, perché questa persona sa, come vi dicevo all'inizio, che voi la ricambiate, che voi siete comunque prese da questa persona, che voi desiderate questa persona tanto quanto lui vuole voi. Quindi sicuramente ci sarà un importante riavvicinamento, ci sarà sicuramente un momento di grande passione che questa persona potrebbe voler vivere in maniera, vi ripeto, piccante e decisamente nuova, ma è comunque un momento importante che potrebbe proprio servire a voi due come trampolino di lancio verso un nuovo futuro, perché potrebbe appunto, leggendo tra le righe, anche proporvi qualcosa in più. Le tempistiche sono velocissime perché, vi ripeto, bastoni e coppe rappresentano le tempistiche più veloci in assoluto, quindi qualche giorno, massimo, vi ripeto, qualche settimana. Oltretutto qui abbiamo addirittura un asso e un 2 di coppe. Per quanto riguarda quindi le tempistiche vere e proprie, solitamente in tarologia ma anche in cartomanzia, appunto i cartomanti, i tarologi, proprio per riuscire a dare un'identificazione temporale alla stesa e agli eventi previsti, estraggono una carta di bastoni. Noi, proprio fortunati ovviamente, come esito definitivo, appunto, abbiamo una carta di bastoni, che è appunto un asso. L'asso di bastoni, il 2 di bastoni e il 3 di bastoni, quindi le prime 3 carte di bastoni, generalmente rappresentano i primi 10 giorni del mese. Quindi nel caso in cui voi vediate ad oggi questo video, e quindi siamo a fine dicembre, vedrete questa persona, sentirete questa persona, vi organizzerete per potervi vedere entro la prima decade del mese di gennaio, o comunque entro una decina di giorni rispetto ovviamente al momento in cui andrete a guardare la stesa. Quindi una decina, massimo qualche settimana. Ma voi comunque notizie da parte di questa persona sicuramente la riavrete. E vi ripeto, questa è una persona che ha ovviamente voglia di vedervi e ha voglia di godere tremendamente di un momento con voi. E vi ripeto, anche tra poco tempo. A questo punto però vediamo 2 carte fondamentali che ci parlano ovviamente dei consigli degli arcani, cioè che cosa voi dovreste fare e cosa non dovreste fare. Quindi quali sono i comportamenti migliori da tenere e quali obiettivamente i peggiori, cioè cosa fare, cosa obiettivamente non fare. Allora, e qui abbiamo la carta delle stelle, perfetto, e il 5 di denari. Allora, la carta delle stelle, il 5 di denari, ci parlano di un dare credibilità, ragazzi, e fiducia a quelli che sono i vostri sogni, le vostre speranze. Le stelle ci parlano di sogni, ci parlano di desideri che meritano e meriteranno di essere realizzati. Quindi sicuramente questa persona, vi ripeto ragazzi, la vedrete, la sentirete, starete di nuovo insieme. Questa non è una persona che in questo momento sta benissimo, ovviamente senza di voi, anzi è una persona a cui voi mancate particolarmente. È una persona che ha tutte le intenzioni di portare avanti il vostro rapporto ed è, vi ripeto, una persona che merita fiducia. Ve l'ho detto già ragazzi all'inizio con il Re di bastoni. Questo è un uomo che comunque per voi prova un sentimento reale, un sentimento puro, un sentimento realistico, un sentimento anche pratico, oltre che chiaramente un grande desiderio. Ed è perciò una persona che ha voglia di vedervi. Quindi chiudere sicuramente le porte a questa persona, perché il 5 di denari ci parla proprio di povertà, vedete? Non porta a nulla. Anzi, cercate di dimostrare a questa persona che comunque voi ci siete, che comunque voi siete felici di rivederlo, eventualmente anche di riappacificarvi, proprio perché comunque quello che provate per lui è reciproco ovviamente rispetto a quello che lui prova per voi. Cioè cercate di dare corpo ai vostri sogni. Non bloccate, vedete, non mettete un blocco ai vostri sogni. Il 5 di denari come consiglio ci parla proprio di calma, di prudenza, di riflessione. Ci parla di
a volte magari anche un momento di scoramento che per carità potrebbe caratterizzarvi, ma cercate di vivere con coraggio questo rapporto, proprio perché obiettivamente ne verrete fuori. Cercate di evitare disordine, caos, litigi, dispetti, confusione. Cercate di evitare lamentele, di far sentire questa persona in colpa perché in qualche modo non vi siete visti. Cercate di lasciare questa situazione il più fluido possibile, proprio perché, vi ripeto, creare una situazione pesante non aiuterà questa persona a far chiarezza. Sia nel momento in cui sia una persona impegnata, sia nel momento in cui sia una persona libera. Cioè forzare questa persona a cambiare la propria scala di priorità non porta a niente. Forzare una persona a stare al vostro fianco, obbligarla a ridurre questi momenti, per esempio, di lontananza, potrebbe causare un allontanamento reale da parte di questa persona, perché questa persona non si sentirebbe più libera di poter decidere del proprio cuore nelle proprie tempistiche. Questo non significa, ve l'ho già detto anche prima, essere accomodanti, Le stelle e il 5 di denari non ci parla di piegare la testa. Non si piega la testa, non si elemosina, ragazzi, tempo, attenzioni, amore, incontri, mai elemosinare queste cose da una persona. Mai. Nel momento in cui voi lasciate libera la persona di agire, voi avete la possibilità di rendervi conto come questa persona agisce. Quali sono le sue reali progettualità nei vostri confronti. Perché ascoltare anche tante belle parole, tante belle promesse, lasciano il tempo che trovano. Sono i comportamenti che dovete tenere ben d'occhio delle altre persone. E questo ve lo dico da donna, ve lo dico da tarologa, ve lo dico anche da psicopedagogista. Anche nel mio lavoro, appunto, di psicopedagogista, noto questa tendenza a voler forzare dei tempi, accelerare dei momenti di maturazione. No, ciascuno ha i propri tempi. Se questa persona ha tempi troppo lunghi per voi non siete obbligate a seguire questa persona. Non siete obbligate a perdere tempo dietro a questa persona. La vita è vostra, la felicità è vostra, il futuro è vostro, il cuore è vostro, il corpo è vostro. Siete voi che dovete decidere. Ma non ascoltate tanto parole, bei messaggi, serenate, lettere, dichiarazioni, osservate i comportamenti degli altri e solo nel momento in cui voi noterete i comportamenti degli altri potrete decidere voi per la vostra vita. Obbligare le persone a comportarsi come voi vorreste non vi aiuta a capire chi avete dall'altra parte. Lasciare invece una persona libera di comportarsi per quello che è realmente vi darà la possibilità di capire chi è realmente e quindi di decidere: questa persona va bene per me? Sì, no. Quindi in questo caso ecco perché il 5 di denari. Cercate in qualche modo di riflettere, cercate in qualche modo di razionalizzare, anche se può sembrare difficile, ma comunque un desiderio, comunque un sentimento. Perché qui c'è la realizzazione, ma nel momento in cui voi non andrete a forzare dei tempi, proprio perché attraverso il coraggio, attraverso la riflessione, vi ripeto, attraverso la moderazione, attraverso il lasciar fluire gli eventi così come devono comunque essere vissuti ed osservati attentamente da voi vi renderete conto se questa è effettivamente la persona che fa per voi, la persona dei vostri sogni, carta delle stelle, la persona del vostro percorso karmico, carta delle stelle, oppure se non lo è. Ma vi ripeto, un atteggiamento di obbligo da parte vostra per cercare di portare questa persona a cambiare o comunque ad assumere un atteggiamento che non è il suo, non vi aiuta a capire chi avete di fronte a voi. Solo nel momento in cui voi lascerete la persona libera di agire per quello che è realmente e per quello che vuole realmente, voi vedrete chi è realmente, vedrete cosa vuole realmente. Cercate di avere un'osservazione più attenta e furba, di modo che nel momento in cui voi avrete capito
chi è questa persona, potrete decidere liberamente della vostra vita, del vostro cuore, del vostro futuro. Perché io vi ripeto, ragazzi, tutti noi abbiamo diritto alla felicità. Anche voi avete diritto ad essere felici, quindi a capire se vale o meno la pena di aspettare le tempistiche che questa persona obiettivamente ha, perché chiaramente sono tempistiche veloci, adesso per quanto riguarda il risentirvi e il rivedervi, d'accordo, ma nel caso in cui questa sia una storia con una persona impegnata, dovete ben cercare di capire questa persona che cosa ha intenzione di fare da grande, d'accordo? Perché chiaramente, vi ripeto, le sue sono ovviamente tempistiche obbligate, ma la vita è vostra però, il cuore è vostro e voi meritate la felicità, d'accordo? Quindi non bloccate nessuna iniziativa da parte di questa persona, questo è ovviamente il consiglio degli arcani che voi siete assolutamente libere di scegliere di appunto seguire o meno, perché nel momento in cui appunto avrete l'occasione di poter capire veramente bene chi è questa persona, cosa questa persona vuole veramente, come questa persona veramente si comporta con voi, è chiaro che avrete un quadro molto più chiaro e di conseguenza andrete a capire, questa è la persona giusta per me? È la persona che ho sempre sognato, che ho chiesto alle stelle? E questa è la persona giusta? La risposta spetta a voi. D'accordo? Quindi un po' di attenzione, un po' di furbizia in più. Cercate di osservare bene questa persona cosa deve dirvi, cosa vi racconterà magari di questi giorni di allontanamento da voi, se vi darà delle giuste spiegazioni o se ci sarà anche qualcosa che magari non vi torna. Cercate di capire bene chi avete di fronte a voi, perché la vostra felicità, ragazzi, io lo ripeterò sempre, deve essere messa al primo posto. D'accordo? Di conseguenza, comunque, la stesa è molto bella. Per quanto riguarda la domanda iniziale, la risposta è assolutamente sì. Cercate, ovviamente, se volete, ragazzi, di seguire il consiglio degli arcani e ovviamente il mio consiglio, e di conseguenza capirete bene, poi successivamente, cosa farne di questo rapporto e di questa persona. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, buona fortuna, buon incontro, mi raccomando, forza, coraggio e astuzia. A presto!